Allora, benvenuti. Ciao Federico, è un piacere averti qui oggi. Ciao Nancy, grazie per l'invito. Grazie a te per esserci. Allora, Federico Frattini, lo presento e a me non piace presentare le persone per quello che fanno perché è un po' riduttivo secondo me. Però su questa conversazione di human, portando human all'education, lo presento come è giusto che sia, che è il dean del MIP, che è la Business School del Politecnico di Milano, una scuola che io ammiro e rispetto tantissimo, e insegna, è professore anche di strategia e innovazione. E quindi vorrei iniziare la conversazione da lì, da strategia e innovazione, parlando di human, che è una domanda che si fa tantissimo oggigiorno, no? Quanto questo mondo digitale voi fate già e siete tra i top al mondo a fare già un MBA online, quindi quanto su questo aspetto digital e smart learning, come lo chiamate voi, c'è l'aspetto human, come riuscite a trasmetterlo e adesso di più ovviamente con questo momento che stiamo passando del Covid. Ma grazie per la domanda perché insomma, tocca un tema secondo me centrale. Siamo tutti consapevoli e lo vediamo ogni giorno di come le tecnologie, l'innovazione, specialmente quella che ha un, come dire, connotato digitale, abbia un potenziale enorme nel cambiare il modo in cui i business leaders organizzano, gestiscono, innovano le proprie imprese. Però secondo me c'è anche un grande rischio di immaginare che la soluzione al problema di trasformare, rendere sostenibili, innovare le proprie organizzazioni sia solo tecnologica. In realtà questo è un grande, secondo me, abbaglio, perché la tecnologia in sé non è la soluzione ai problemi che ognuno di noi vive quotidianamente e a livello di proprio business, ma è un acceleratore, è un abilitatore. Quindi noi crediamo fortemente, e l'abbiamo applicato nel nostro approccio alla formazione digitale, al fatto che la tecnologia non debba far altro che amplificare degli aspetti di interazione che hanno una profonda connotazione umana e sociale, senza i quali apprendimento, ma poi anche in realtà, come dicevamo, l'innovazione, la trasformazione delle organizzazioni, secondo me, rimangono una chimera, rimangono una digital strategy, un'innovation strategy che non si scarica veramente a terra. Nel nostro caso, sui programmi online, abbiamo coniato ormai nel 2012, oggi è diventata un po' inflazionata come label, il concetto di smart learning, ossia l'idea di decomporre l'esperienza formativa in aula e ricomporla attraverso molteplici strumenti digitali, senza però perdere la componente di interazione, di socializzazione e anche di incontro, scambio, confronto in un contesto fisico. Tutti i nostri MBA ed Executive MBA online prevedono comunque che su alcuni aspetti e temi del percorso ci sia un contatto umano, fisico, poi totalmente flessibile, organizzabile tramite le app, le piattaforme, distribuibile nel tempo, ma questa connotazione ai nostri percorsi non può venir meno. Grazie, bellissimo, esatto. E hai usato anche una parola che addice molto al ruolo di un leader, no? Perché qua stiamo parlando di leadership che è abilitatore, no? Cioè, quindi questa è un leader è inteso come uno che abilita e contiene e porta un gruppo verso no? Un obiettivo comune, che penso che è una cosa che i giovani, cioè gli MBA ha un'utenza di un'età molto, o sea, Sì. molto più ampia, però di solito sono persone che cercano e stanno crescendo, no? Quindi allora sugli aspetti skills, perché anche a me capita di interagire con MBAs e con undergraduates, e amano la tematica dei soft skills o della parte human,
ma non sanno tanto farla. Certo. È, un- è una, un- è detto in un modo così strano e non No. è un giudizio mai così. Quindi cosa vedi tu, cosa senti che le persone cercano specificatamente e come glielo dai tu al tuo team e come lo mandate, come lo tramandate o passate ai vostri studenti? Ma, anche questo è un altro tema chiave. Io credo che tutte le business school, e in parte l'abbiamo fatto anche noi, fino ad oggi vengano da un background dove gran parte dei percorsi MBA o master erano incentrati sul trasferire e sul azionare delle competenze hard, specialmente poi le business school come noi che hanno un background di ingegneria. Però direi almeno da 7, 8, 9 anni che anche le business school stanno, diciamo così, maturando una consapevolezza che per preparare business leaders più o meno giovani alle sfide che il mercato, sia del lavoro che poi la competizione comporta per loro, queste hard skill devono essere fortemente complementate da un set di soft, di leadership skill. Il problema è che la risposta a questa esigenza, secondo me, è stata quella di marginalizzare queste soft skill e queste leadership skill. E quindi il classico percorso di formazione è il mio bel percorso orientato alle hard skill di innovazione, strategia, accounting, finanza, eccetera, e poi ricaviamo qualche spazio per fare un po' di workshop, di attività sui temi della leadership. E questo io lo chiamerei la fase 2, no? Della presa di consapevolezza dell'importanza di questi aspetti di leadership. Io credo che siamo nel momento in cui dobbiamo fare un salto in quella che possiamo chiamare una fase 3, in cui il tema, diciamo così, della dimensione umana, della dimensione, se si vuole, anche psicologica, emozionale, relazionale del lavoro di un manager, deve diventare l'elemento che in realtà interconnette tutte le scelte e tutte le competenze anche hard che un business leader deve avere. Io mi riferisco su questo punto al concetto di purpose, la ragion d'essere di un individuo, di un'organizzazione, di un team di persone. Io credo che oggi noi dobbiamo insegnare alle nostre persone a capire il valore di questo concetto, perché è dimostrato che avendo come individui, come team, come organizzazioni, come business un chiaro e condiviso purpose, si riescono ad attivare dei comportamenti individuali di creatività, di maggiore energia, di professionalità ed espansività delle relazioni con gli altri, di guida e di indirizzo dei propri collaboratori che non si possono ottenere se non c'è questa interconnessione profonda tra che cosa si crede e il perché io vado a lavorare in una certa azienda il lunedì mattina. Se si ragiona così, si scopre che la leadership non è un addition, non è come dire, un pezzettino in più da aggiungere alle hard skill, ma è l'elemento che le interconnette. Perché io con questa prospettiva imparerò a fare, faccio un esempio, strategia, a fare innovazione, a fare marketing, a fare human resource, a fare entrepreneurship, riconnettendomi alla ragion d'essere mia, del team e dell'organizzazione, che poi è il collante di questo, se si vuole, modo di vedere il lavoro di un manager. Ecco. Tutti i concetti ovviamente che mi inviti a nozze perché ovviamente è quello che faccio tutti i giorni, cioè quello che tu chiami interconnettere, ma che cioè hai fatto tipo un'immagine così che è tipo la spina dorsale, no? Cioè di noi essere che è quello che io chiamo allinearsi, cioè allineare chi sono con quello che faccio, che all'epoca, cioè i nostri genitori, io sono un po' più grande di te, ma più o meno i nostri genitori ci hanno detto che sei professionale se ti vesti così, se fai cose, invece la tua vita personale è magari diversa, invece adesso va tutto unito ed è questo aspetto human che fa sì che una persona possa inspire e uno one inspires con Esempio. l'esempio, no? Non con Eh, quando eh.
quando uno parla noi, quando i valori sono allineati, quando uno sente che appartiene a un sistema, a una tribù, no? Quindi sono super contenta che state parlando di queste tematiche. Noi nei prossimi anni ci proponiamo come Business School di fare una riflessione seria e poi concretamente di ripensare i nostri programmi, i nostri interventi formativi attorno a questa idea, cioè attorno all'idea che oggi lo strumento del purpose e la capacità di perseguire anche un purpose che vada oltre la semplice massimizzazione dei profitti dei nostri shareholder, ma guardi come ultima aspirazione di ogni business all'impatto che questo può avere in senso più ampio sulla società, diventerà secondo noi la chiave per chi vuole avere una carriera di impatto nei prossimi anni o decenni. Quello che dicevi tu è fondamentale, parlando di leadership, human leadership o di purpose nella leadership, il concetto chiave è l'autenticità. Tale quale. Oggi il leader è una persona che in quello che dice deve credere Coerenti. e deve comportarsi coerentemente a quello. Perché non c'è niente di peggio nella motivazione, nell'engagement dei propri collaboratori che notare una discrasia tra quello che si comunica e poi come ci si comporta. Tra l'altro oggi i leader sono nudi, nel senso che qualsiasi comportamento, qualsiasi azione, anche in modo forse inopportuno, che va dalla vita privata alla vita poi lavorativa, è visibile a tutti e Esatto. quindi c'è una responsabilità molto molto maggiore nell'affrontare questi temi rispetto diciamo, ad anni fa. Ecco. Esatto, grazie. Infatti stavo per aggiungere che anche, cioè, a me piace entrare anche nel personale e Federico ha 3 figli piccoli, cioè tu sei giovane e felicemente sposato e ha 3 figli piccoli no? Ed è questo momento anche della coerenza e ci siamo trovati tutti nudi, cioè hai detto la parola tale quale perché siamo a casa qua che we look very professional e poi no, passa il nostro figlio, la nostra figlia, il cane suonano, no? Siamo proprio entrate nelle case delle persone Ecco, e vede, si sente la coerenza di una persona, no? Che non è tutta impostata ma che sei lì e sei comodo con te stesso, no? E quello è quello che le persone seguono e vedono, non cosa tu gli dici e dici a livello accademico, ma chi sei e cosa rappresenti come persona. E questo mi viene in mente di chiederti una cosa, chi ha ispirato te? Cioè, nella tua carriera di leader, quando tu hai studiato e crescendo, le persone che ti hanno guidato e ti hanno ispirato, che caratteristiche avevano o hanno? Allora, devo dire che diciamo, su questi temi che abbiamo discusso e che secondo me veramente giocano un ruolo cruciale anche per una business school, perché noi abbiamo la responsabilità di preparare dei leader a questo tipo di sfida. È una sensibilità e una anche convinzione che personalmente ho maturato più recentemente, direi negli ultimi, insomma, da quando mi occupavo di MBA al Politecnico, prima poi di diventare il Dean della Business School. E io credo che ci siano 2 esempi che a me hanno veramente toccato e che sono ovviamente uno una persona che non conosco, un altro una persona che conosco e con cui poi ho avuto modo anche di lavorare, e che sono Satya Nadella e il lavoro che ha fatto in Microsoft Lo amo, attorno, io lo amo. attorno- attorno a questi temi e credo che sia, e suggerisco a tutti anche il suo libro se si vuole avere una sua prospettiva su questo argomento, e Arrigo Berni che è stato l'amministratore delegato di Moleskine dalla metà degli anni 2000 fino a circa il 2015-2016 e che ha costruito il successo di questa organizzazione attorno a questi concetti di purpose, di cultura autentica. E quello che a me stupisce, ed è uno dei tratti che li unisce, è quanto siano dei leader, siano stati e lo siano ancora, molto humble, molto disponibili e veramente molto nudi, cioè la loro vita lavorativa
si gioca sugli stessi livelli, sullo stesso tipo di relazione, sullo stesso tipo di modo di fare della loro vita privata e professionale, che chiaramente per Satya Nadella e per quello che si vede, per Arrigo posso testimoniarne come dire, anche una relazione più profonda. Diciamo che loro due sono due leader che mi hanno, rispetto a questi temi, molto ispirato, ecco, negli ultimi anni. Quindi come se tu dovessi usare delle tipo tre parole, tre parole che le caratterizza, quali sarebbero? Beh, sicuramente autentici, umili e inspirational, cioè sono persone che combinano queste tre caratteristiche, devo dire. Bellissimo. Bellissimo. Io adoro le parole, infatti ti invito adesso, perché allora io starei qui a chiacchierare con te ore perché cioè, sento che abbiamo molti punti in comune e adoro pensare, perché avendo due figli adolescenti, adoro pensare che adesso è alla testa di questi atenei così importanti ci siano persone come te con questo growth mindset, no? Parlando di Satya Nadella, di questo outlook di andare verso una cosa un po' più olistica, più completa, no? Quindi, se ti va, facciamo un gioco dove siamo tutti e due sullo schermo. Io ti dico una parola e tu mi rispondi così di pancia cosa ti viene istintivamente. Ti va? Proviamo. Cosa mi viene in mente? Sì, quello che Ok, ti viene in mente così di pancia, va bene? proviamo. Cominciamo. Italia, Cultura, ecco. innovazione, Mi viene in mente oggi creatività, diciamo, che credo sia la componente fondamentale. leadership, Ormai a me viene in mente purpose quando penso a leadership. giovani universitari, Ma, giovani universitari? Mi viene in mente la parola determinazione. Li vedo molto, molto determinati su la loro carriera, il loro sviluppo, più di quanto forse consapevoli, ecco, forse è meglio dire consapevoli. consapevoli. I giovani più giovani, tipo i tuoi figli, Curiosità. curiosità. E futuro? Futuro, interessante questo. Futuro oggi direi grandi opportunità, forse più di quanto avrei detto qualche mese fa. Digital? Digital trasformazione, perché per me quello è l'effetto del digitale, il trasformare le organizzazioni. Donne? Donne, un potenziale inespresso nel business, come dicevamo anche poco fa. E uomini? Uomini, direi di lasciare spazio anche a altre culture che spesso in organizzazioni molto gender unbalanced non è solo un tema di sesso, ma anche proprio di cultura che viene un po' a mancare. E education a questo punto? No, education, io dico smart, cioè deve diventare più intelligente, deve cambiare, trasformarsi, e l'abbiamo visto anche il perché. Ecco. Perfetto, allora questo è un momento perfetto per chiudere questo tema del smart. Siamo diventati tutti smart, cioè ci sono, ci, Proviamo. ci sono diversi tipi di smartness, no? C'è chi è più street smart, c'è chi è più academically smart e veramente adesso siamo diventati completamente smart in tutto tutti, cioè anche chi non era molto tech savvy è diventata molto tech savvy, ma anche a livello credenze e convinzioni, perché chi crede che non è tech savvy e si è trovata, come me per esempio, a organizzare il Zoom come niente, no questo non va, quindi usa quest'altro tool o quell'altro tool, nessun momento ha avuto no perché, no anzi, ci siamo buttati perché c'era questo bisogno, no? Quindi veramente il classico caso di una crisi che diventa un'opportunità e che ha cambiato neurologicamente, onestamente, e a livello di convinzione tante persone. Sono d'accordissimo, è il tema di prima, la tecnologia in realtà poi ha spesso tante barriere culturali all'uso e noi l'abbiamo visto quando abbiamo lanciato ormai dal 2013
tutti i nostri programmi online, sembrava che i docenti che avrebbero dovuto insegnare, insomma, potessero opporre, eccetera. Però in realtà abbiamo visto che provandoci è molto più semplice di quello che immaginavamo e adesso lo stiamo vivendo tutti. Esatto. Sono super curiosa di capire quali saranno i prossimi challenges, no? E come li affronteremo, e li affronteremo bene sicuramente perché noi esseri umani siamo troppo bravi a reinventarci, no? Quella è la nostra dote principale, credo. Sì. Grazie mille di questo tempo che ci hai dedicato, Federico. Sono super contento, hai usato tante parole belle che risuonano molto con tutto questo discorso di human leadership. Quindi grazie, in bocca al lupo e io ti supporto per tutte queste cose meravigliose che state facendo. Grazie Grazie. mille, complimenti per questa insomma, iniziativa che è veramente utile per tutti. Grazie ancora. Grazie a te. Ciao. Buongiorno.